Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. È uno dei primi giorni dell'anno e non potevamo che aprirlo in grande stile. Qui alle mie spalle sembra ci sia Kit direttamente dalla serie di Supercar. Oggi però non sarò solo, perché c'è qui con me Michael. Salve a tutti ragazzi. Un nostro amico di WeDrive che possiede questa favolosa Mustang. Ora ci direi un po' qualcosa riguardo quest'auto e scopriremo anche perché siamo qui in una location mezza nascosta. Prima però voi iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello, seguiteci su Facebook e Instagram e seguite anche Michael su Instagram. Trovate il suo account qui sullo schermo ma anche in descrizione, nel primo commento e dovunque in giro per questo video. Ci vuoi dire qualcosa riguardo alla tua auto? Allora, è una Mustang 5000 GT del 2011, c'ha un V8 da 418 cavalli. È tutta stock tranne la griglia, è stato messo un filtro KN per comunque migliorare la ripresa. Oggi vi farò un piccolo burnout e magari qualche 360. Faccio vedere un secondo gli interni prima di far partire Michael con le sue acrobazie, perché c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. A parte, va bene, la leva del cambio manuale col pomello bianco bestiale, ma guardate che bella la strumentazione circolare dietro il volante con tutti i numeretti, con questo font molto anni 60 che ricorda la Mustang dell'epoca. È una macchina veramente interessante. Quando ero piccolo, ragazzi, non vi nego che questo era letteralmente il mio sogno. E la linea laterale di quest'auto, a parte le sue caratteristiche, i suoi classici fari in 3 elementi al posteriore, ma la linea laterale la rende un'auto veramente inconfondibile di generazione in generazione. C'era un particolare che non avevo visto: questo pomello l'ha messo Michael, leggete un po' la scritta. Penso che non ci sia bisogno di tradurlo. Insomma, avete sentito le caratteristiche di quest'auto spettacolare. Si sente già da ferma a motore acceso quanto è potente. È uno dei segreti, penso, per fare un burnout, comunque in generale, nel caso non foste bravi in inglese, per far fumare le gomme di un'auto del genere, che è definita una muscle car made in USA, è il fatto che l'auto ovviamente deve essere potentissima, deve avere molti pochi controlli e deve essere, per divertirsi come si deve, una trazione posteriore. Nello specifico proverò a spiegarvelo perché sinceramente non l'ho mai fatto, me l'ha spiegato Michael poco fa. Per fare un burnout bisogna premere la frizione, inserire la prima marcia, premere sul gas, staccare la frizione però premendo il freno, quindi tenendo acceleratore e freno premuti contemporaneamente, in modo tale che l'auto riesca a rimanere ferma con le ruote posteriori però che girano, quindi facendo attrito sull'asfalto le gomme vanno a fare una fumata incredibile. Ci sono delle auto moderne, tipo l'ultima Mustang appena uscita, che è una modalità chiamata Burnout Mode, che automaticamente va a bloccare i freni delle ruote anteriori, quindi fa tutto da sé, però insomma è meglio farlo nella maniera più classica che esista. Quindi basta chiacchiere, andiamo un po' a vedere come si comporta e quanto fuma questa Mustang incredibile. Un'ultima cosa prima di partire, faccio sentire un po' il sound di questa Mustang.
Allora ti dico solo che nell'ultimo frame di questo video sembravi Steve McQueen in Bullitt con la testa fuori dal finestrino. Ottimo. Comunque siamo al limite, tra Siamo poco al limite. scoppia. Vabbè, allora vedi tu quando finire, perché già così è una roba spaziale. Ah, ok. Sì, se no poi rimaniamo per terra qua. Mamma mia. Probabilmente questo è contenuto vietato ai minori, però metteremo delle restrizioni per l'età su questo video, ma è stupendo. Da fuori sembra che tu ti sia divertito abbastanza. Sì, mi sono divertito e come. E penso che tutti quanti i segni sull'asfalto possano testimoniarlo. Sì, infatti è meglio se ce ne andiamo. Dai, abbiamo fatto questa, non so come definire, queste performance, queste acrobazie, Esatto. in un'area chiusa, ovviamente, perché non rifatelo a casa a meno che non siate dei piloti esperti, professionisti come Michael, che ci sa fare con auto così performanti, e soprattutto in zone chiuse al traffico, perché la sicurezza è la cosa in assoluto più importante. Adesso vado a cambiare le gomme. Che ora? Magari lo rifaremo tra qualche mese. Speriamo di sì, perché è stata una mattinata veramente divertente. Fatemi sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti, iscrivetevi al nostro canale, seguite Michael su Instagram, come vi ho detto trovate il suo account qui sotto dovunque, e seguite anche noi su WeDrive su Facebook e Instagram.